Bene, quindi capite bene che i suoni armonici sono molto importanti per comprendere lo sviluppo successivo della musica. Perfetto, ma adesso non volevo parlarvi di questo. C'è un altro problemino che sballa tutto il sistema. Prendendo due note di riferimento che abbiano lo stesso nome ma che siano posizionate ad un'altezza diversa, scopriamo che fra un Do e l'altro, escludendo queste due note, ci sono 11 tasti. La distanza fra queste due note, chiamate nello stesso modo ma a un'altezza diversa, viene definita ottava. Ottava perché se noi prendiamo la nostra strafamosa scala musicale di 7 note, vediamo che dopo le 7 note l'ottava nota è di nuovo, per esempio, in questo caso, un Do. Ma quindi, come abbiamo visto, in quest'ottava non ci sono soltanto 7 note, ma ben 12. Perché sì, dunque, i tasti bianchi sono 7, i tasti neri sono 5, 7, 5, 7, 5, 12. Ecco, questa scala composta da 12 suoni all'interno dell'ottava si chiama scala cromatica. Perciò semplicemente la scala cromatica è una scala che comprende tutti i suoni all'interno di un'ottava. Ma qui subentra il problemino di prima, perché gli armonici naturali non sono propriamente intonati con il nostro sistema di intonazione, con la nostra scala musicale di riferimento. Se noi prendiamo sempre di riferimento gli armonici di Do e scegliamo di far riferimento alla distanza tra il Do e il Sol per accordare tutti i Do e tutti i Sol successivi e di conseguenza tramite questo rapporto matematico accorderemo tutte le altre note, scopriamo incredibilmente che i suoni che vengono fuori non sono intonati. No, aspetta, cioè te mi stai dicendo che se io accordo uno strumento con i rapporti matematici ricavati dagli armonici naturali, la mia tastiera del pianoforte viene tutta sballata? Infatti gli stessi suoni, ma a altezze diverse, non saranno uguali in ogni ottava. Il Do alla terza ottava sarà diverso dalla settima, come il Fa alla quarta ottava sarà diverso dal Fa alla quinta. Questo problemino non si chiama problemino, ma si chiama comma pitagorico. Il comma pitagorico è quella differenza di intonazione che noi troviamo nelle accordature basate sugli armonici naturali. Perciò in teoria non sarebbe possibile accordare ogni nota di ogni strumento sempre allo stesso modo, ma verrebbero degli strumenti infiniti perché ogni nota non è mai uguale all'altra e quindi più che sali di ottava o più che scendi di ottava, i tasti del pianoforte per esempio dovrebbero essere diversi, dovrebbero essere un po' più colorati, un po' più spostati rispetto agli altri perché le note sono diverse. Quindi stiamo dicendo teoricamente che è impossibile accordare gli strumenti con tutti i Do uguali. Per fortuna qualcuno ovviamente ha trovato una soluzione, altrimenti la soluzione si chiama temperamento equabile. Il temperamento equabile già si comincia a sperimentarlo nell'antica Cina e nell'antica Grecia e perciò vediamo che da subito si comincia, dopo ovviamente la scoperta di questi armonici, si comincia a combattere con questa difficoltà di accordare gli strumenti. Le prime teorizzazioni vere e proprie si hanno però soltanto nel XVI secolo e tra i tanti teorici e studiosi che ci lavorano abbiamo il grande Vincenzo Galilei, padre del ben più noto Galileo Galilei, è stato grande teorico e musicista del Cinquecento e oltre a queste sperimentazioni teoriche ha anche apportato grandi, enormi novità per lo sviluppo successivo dell'opera lirica. Durante il Settecento e l'Ottocento ci sono dei dibattiti accesissimi
e degli studi molto importanti che portano progressivamente a sviluppare la teoria del temperamento equabile, però che fino al Novecento non riesce ancora ad essere praticata e standardizzata, diciamo, in maniera universale. Grazie a questa teoria, l'ottava, come abbiamo visto, si divide in 12 parti uguali e la distanza fra ogni nota è sempre la stessa e viene chiamata semitono. Per ovviare al problema dell'intonazione è stata applicata una modifica appunto di intonazione ad ogni suono all'interno della scala cromatica. A seconda di quanto quindi il suono era calante o crescente, veniva alzato o abbassato per far sì che ogni suono all'interno della scala cromatica e nelle diverse ottave fosse uguale agli altri. Prima del temperamento equabile era un delirio. Gli armonici naturali più sono vicini alla nota di partenza e più sono facilmente udibili, quindi gli ultimi saranno quasi insentibili e i primi saranno molto più presenti. Questa cosa vale anche per l'intonazione, ovvero che i suoni più vicini al suono principale saranno, diciamo, più intonati rispetto al nostro temperamento equabile e invece quelli più lontani saranno sempre più stonati. Perciò ogni pezzo, ogni strumento, ogni tonalità aveva una propria accordatura e queste accordature diverse, come potete immaginarvi, erano incompatibili tra di loro perché si sarebbe creata una sensazione fastidiosa di stonatura. Beh, i vantaggi del temperamento equabile penso siano abbastanza evidenti. Il fatto che l'accordatura sia stata così tanto semplificata rispetto ai secoli precedenti è sicuramente un punto a favore. In più, ogni nota in questo modo può essere suonata insieme ad altre note a qualsiasi altezza, con qualsiasi alterazione, ed ogni strumento può suonare con qualsiasi altro strumento, anche diversissimo, senza problemi di intonazione. In più abbiamo la facilitazione della notazione musicale, perché se avessimo dovuto adottare una notazione diversa per ogni accordatura proprio per essere il più fedele possibile alla percezione sonora che noi avevamo delle varie intonazioni, sarebbe stato veramente un delirio inimmaginabile. Gli svantaggi invece sono relativi alla perdita della peculiarità di ogni strumento rispetto agli altri, vista l'intonazione diversa e di ogni tonalità rispetto alle altre. Infatti ogni brano e ogni strumento creava la sua, diciamo, atmosfera rispetto ad altri e una tonalità, un accordo, un'armonia poteva essere diversa dall'altra, un do maggiore poteva essere percepito diversamente rispetto per esempio a un sol minore, cosa che oggi abbiamo completamente perso. Un altro svantaggio, a mio avviso molto penalizzante, riguarda la percezione di intervalli soltanto maggiori o uguali a un semitono, cioè noi occidentali non siamo più in grado di riconoscere un intervallo più piccolo del semitono, ovvero il quarto di tono, il sesto di tono, l'ottavo di tono. Infatti, se noi proviamo a suonare idealmente un terzo tasto nel pianoforte ideale tra un tasto bianco e un tasto nero, che ovviamente non c'è, produrrebbe un suono a metà fra il Do, per esempio, e il Do diesis, che si trova mezzo tono sopra il Do. Sentiremmo una nota a metà fra un Do e un Do diesis, cioè un mezzo di un semitono o un quarto di tono, e quindi una nota che non è né un Do diesis né un Do, e quindi per forza una stonatura. Questa per me è una grande perdita di varietà musicale, perché in molte parti del mondo la musica etnica si sviluppa maggiormente rispetto a noi su questi intervalli, su questi suoni che noi percepiamo solamente stonati o scordati. Infatti vedremo che nel Novecento, grazie ad importanti studi sulla musica etnica, si riprendono queste sonorità e si sviluppano nuovi linguaggi che si basano veramente sugli armonici naturali e che invece travalicano
la teoria del temperamento equabile. Bene, direi che per oggi può bastare. Io e il mio amico Spaventapasseri, uomo delle nevi, vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video.